Buongiorno a tutti, oggi tratteremo un argomento molto interessante e super richiesto, ovvero come ottenere un effetto pelo a pelo sulle sopracciglia sottilissimo. Oggi siamo qui con Cinzia, buongiorno. Buongiorno. Benvenuta. Grazie. Siamo in compagnia in realtà di una super top model che ci Lo fa l'onore sappiamo. di essere qui con noi, no? Cinzia, va, su via. Cinzia ha già effettuato in precedenza un trucco semipermanente 2 anni fa? 2 anni fa, sì. E dunque è 2 anni che non lo ritocchi, giusto? Sì, giusto. È dunque giunto il momento di ritoccarlo perché il suo trucco permanente sta perdendo di intensità. Giorno dopo giorno diventa sempre più chiaro. Anzi, sarebbe il caso di ripassare e ritoccare il trucco semipermanente una volta all'anno, non una volta ogni 2 anni come sta facendo Cinzia. Ho scelto di lavorare su Cinzia proprio perché, siccome lei aveva già un precedente trucco semipermanente fatto, ha già una base e dunque non andremo a soffermarci sulla disposizione dei peli in sé, ma potremo concentrarci proprio sulle manualità corrette che ci permettono di ottenere un pelo a pelo sottilissimo e dunque un risultato estremamente naturale. Voglio farvi vedere in pratica, in realtà, come diverse manualità, diverse inclinazioni del dermografo ci permetteranno di ottenere risultati diversi nella pelle. Vediamo come. Non vedo l'ora. Se volete sapere come ho ottenuto questo risultato pelo a pelo così naturale, continuate a guardare. Dunque, partiamo subito. Il primo paragone sarà tra il movimento in spinta, che sto facendo in questo momento, e il movimento invece in rilascio. Entrambi i movimenti sono usatissimi nel mondo del trucco semipermanente. Come potete vedere, una volta pulito, il movimento in spinta rilascia una linea un pochino più nitida, più netta, con un filino più di colorazione rispetto al movimento in rilascio che invece risulta più debole, più delicato. Secondo test invece riguarda l'inclinazione del dermografo. Nel primo caso il mio dermografo è inclinato rispetto all'asse di lavoro. Di quanto? Ma potrebbe essere 50-60 gradi e in linea continua eseguo il mio tratto. Mentre nel secondo caso invece lavoro col dermografo proprio a 90 gradi, ovvero perpendicolare rispetto al mio asse di lavoro. Anche qui in linea continua eseguo il tratto. Come potete vedere, nel primo caso, quindi quello dove ho utilizzato il dermografo inclinato, il tratto mi risulta leggermente più largo lateralmente, quindi sicuramente più visibile, ma il pelo è meno sottile, è un po' più largo. Altro esempio ancora, molto interessante, vi faccio vedere come una differente velocità del movimento, quindi quanto velocemente la mia mano si muove nell'eseguire quel movimento, influenza il risultato. Nella prima linea mi sto muovendo molto lentamente, dunque lascio il tempo al dermografo di impiantare sufficiente pigmento all'interno della pelle, mentre nella seconda linea mi muovo molto veloce e dunque ovviamente il risultato quale sarà? Che la prima linea, quella dove mi sono mossa lentamente, è una linea perfettamente satura, dunque si vede il colore. La seconda linea è praticamente invisibile invece, sono stata troppo veloce. Quarto e ultimo esempio, la differenza tra un movimento in linea continua e un movimento avanti e indietro. Come potete vedere, il movimento avanti e indietro ha rilasciato il doppio più di pigmento rispetto a una linea continua. Questo cosa vuol dire? Che se per esempio stiamo lavorando con l'esecuzione di un trucco semipermanente tecnica pelo a pelo, ricordiamoci sempre che quello che vorremmo ottenere è sicuramente un pelo sottile,
il più sottile possibile, ma non basta pensare solo a quanto è sottile questo pelo, bisogna anche pensare a quanto è saturo questo pelo, ovvero quanto pigmento ho impiantato sotto pelle, perché a volte si vedono dei trattamenti online dove questo pelo è talmente sottile che in fase di guarigione, quindi sapete che la pelle ci mette 30 giorni per guarire completamente, dopo 30 giorni non se ne ha più traccia di quel pelo, del trattamento in generale alla quale la cliente si è sottoposta. Quindi va bene fare i peli sottili, ma ricordiamoci che il nostro obiettivo è far sì che il nostro trucco semipermanente duri un anno nella pelle. Dunque un po' di pigmento lo dobbiamo impiantare, una giusta quantità di pigmento. E qui sta la difficoltà. Quindi riuscire a trovare la tecnica, la manualità, l'ago giusto per creare un pelo sottile, ma allo stesso tempo carico di pigmento, ricco di pigmento, saturo. Saturo quanto? Saturo giusto, ma non troppo. So, non è facile, però vi voglio portare con me durante anche questa seduta di ribattitura, così che possiate vedere e magari prendere qualche spunto. Come potete vedere, la manualità che io prediligo è assolutamente l'avanti e indietro. Questo perché in un unico passaggio mi permette di apportare a quel pelo la giusta saturazione di colore. Se avessi usato il movimento in linea continua, siccome rilascia meno pigmento in un unico passaggio, avrei dovuto ripassare lo stesso pelo 2-3 volte per arrivare a portare sotto pelle la giusta quantità di colore. Io la trovo una cosa difficile, purtroppo così facendo perdiamo un po' di precisione, perché ovviamente è impossibile ricalcare esattamente lo stesso pelo 3 volte di seguito, dunque potremmo rischiare leggermente di andare a compromettere la finezza di questo pelo e doppiarlo, quindi semplicemente invece che ripassare esattamente lo stesso pelo spostarci un pochino più a destra, un pochino più a sinistra, e dunque otticamente questo pelo non risulterebbe più sottile ma un pochino più spesso. Questo compromette la naturalezza del risultato finale. Dunque per me il mio movimento preferito è l'avanti e indietro e l'inclinazione del termografo è a 90 gradi. Il movimento, cioè la velocità della mia mano, è abbastanza lenta, proprio perché appunto, come abbiamo detto, voglio lasciare il tempo al dermografo di impiantare sufficiente colore sotto pelle. Il dermografo che sto utilizzando si chiama Maestro ed è prodotto da Biotech, totalmente in Italia. E la particolarità di questa nuovissima attrezzatura è che è davvero molto potente, molto performante. Difatti potete vedere nell'esecuzione del trattamento che io non sto premendo, dunque questo è un trattamento che non è assolutamente doloroso, come potete vedere non esce neanche una goccia di sangue, mi basta veramente tatuare in maniera molto superficiale, molto delicata per impiantare il pigmento sotto pelle. L'ago che sto utilizzando è l'ago una punta HD. Questo ago è ideale per gli effetti pelo a pelo. Pensate che in Biotech esistono 6 diverse tipologie di aghi una punta. Qui non basta dire sì, uso l'ago una punta. No, ci sono tantissimi aghi una punta. Se voi non avete un ago di qualità, il risultato non potrà essere un pelo a pelo bello come ce l'avete in mente. Quindi la prima cosa che dovete pensare quando eseguite un trucco semipermanente, se non vi viene bene il pelo a pelo, se vi si sgrana, se non vi rimane dopo la fase di guarigione, se vi si allarga, è probabilmente, sicuramente la tecnica, ok? Il tipo di pigmento che state utilizzando, ma potrebbe essere anche il tipo di ago. Questa cosa è importantissima per il risultato finale. Se l'ago non è di qualità, e sono pochi gli aghi di qualità al mondo, poche le aziende che producono aghi di qualità, non potete nemmeno sperare in un pelo a pelo bello sottile come quelli che vedete in foto dei grandi master. Io per le pelli secche, le pelli normali, quindi pelli miste, prediligo l'ago una punta HD perché ha questo sistema all'interno della cartuccia che
previene l'ago dal muoversi lateralmente, quindi non ci sono oscillazioni nel lago e io sono molto più precisa in questo lavoro, che è veramente un lavoro millimetrico di precisione assoluta. Dunque per me ridurre al minimo le vibrazioni è essenziale, mi permette di lavorare con molta più precisione. Invece sulle pelli grasse, per esempio, mi piace molto lavorare con l'ago una punta extra color, sempre prodotto da Biotech, perché ha una superficie un po' più ruvida e ho notato che mi rilascia pigmento anche negli strati più superficiali della pelle, quindi con determinati tipi di alghe sarei portata a premere di più e impiantare il pigmento troppo in profondità. Invece l'ago una punta extra color è perfetto perché mi rilascia pigmento anche su una pelle grassa, che è la pelle più difficile da tatuare. Dunque, come sapete il canale è nuovo, quindi fatemi sapere se questi tutorial che sto facendo vi piacciono, se sono istruttivi, se state apprendendo qualcosa, se c'è qualche argomento che vorreste che io trattassi o che approfondissi nei successivi tutorial, lasciatemi un commento qui di sotto. Anche se avete delle domande, qualsiasi domanda, io sono assolutamente disponibile a rispondervi, qualche dubbio. Sono qua per voi, insomma. Nel mentre siamo arrivati all'ultimo passaggio del nostro trucco semipermanente alle sopracciglia ed ecco il risultato finale, veramente naturalissimo. Guardate come sono sottili questi peli, guardate come sono stati disposti ad arte per andare a integrarsi perfettamente con la crescita dei peli naturali di Cynthia. Un perfetto connubio tra il suo pelo naturale e quello tatuato, per andare a dare un infoltimento, una definizione dell'arcata sopraccigliare migliorativa ma non troppo invasiva. Dunque è proprio vero che il trucco c'è ma non si vede, e se la nostra parola chiave è naturalezza, allora possiamo dire veramente missione compiuta con questo trattamento. Allora, com'è andato questo video? Vi è piaciuto? È stato istruttivo? Avete visto qualcosa di nuovo? Spero davvero di sì. Spero di avervi fatto vedere qualcosa che secondo me è davvero importante per chi è un dermopigmentista e vuole eccellere nei risultati pelo a pelo. Adesso vorrei sapere la vostra opinione. Di cosa vi piacerebbe che parlassi o che dimostrassi dal vivo su Modella nei prossimi video? Fatemelo sapere lasciandomi un commento qui sotto il video. Se questo tutorial vi è piaciuto, se avete apprezzato questo video, vi prego di mettere like, iscrivervi al mio canale, attivando anche le notifiche cliccando sulla campanellina. Invece se volete seguirmi sui social, vi lascio i miei contatti nella descrizione del video qui di sotto, così potremo rimanere in contatto e seguirci. Per oggi è tutto, grazie mille per avermi seguito, un bacio a tutti, ciao!